Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate. Per la prima metà di agosto 2026 abbiamo la carta del Sole, amici dei gemelli. È una carta di chiarezza mentale, è una carta che ci parla di crescita, di prosperità. È come se qualche cosa diventasse più chiaro. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, c'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per i primi 15-20 giorni di agosto e partiamo con una regina di pentacoli. Dieci di bastoni, quattro di coppe, giudizio, abbiamo un cavaliere di bastoni, gli amanti, la stella, queste sono un po' troppe ragazzi, una sola per piacere, grazie. Tre di bastoni. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Partiamo da questa regina. Sto preparando una sorpresa, una novità, meglio detto, per il mese di agosto. Uscirà presto il video, ma volevo farvi come questo spoiler. Andiamo a vedere la regina di pentacoli, sole e papa. Allora, io ho la sensazione che ci sia una situazione di partenza iniziale abbastanza predefinita, che però ha come questo potenziale di crescita. Tenete presente che sia la regina di denari fa riferimento alla madre, mentre il sole fa riferimento ai figli e poi abbiamo l'archetipo del papa, quindi può essere come o un accordo tra genitori e figli, potrebbe essere un accordo sul generare figli, perché il sole ce l'avete anche qui, o tenete presente che nelle letture la parola figli può essere sostituita con la parola progetti, quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Tre di bastoni e morte. Sento che è come se foste in un momento dove avete bisogno di lasciarvi qualche cosa indietro, potreste anche fare un po' di fatica, però comunque c'è come la morte che vi aiuta a fare questo distacco. Ho come la sensazione che per qualcuno si potrebbe trattare del non doversi più preoccupare dei figli perché i figli hanno trovato lavoro, o si sono sposati, o sono andati ad abitare fuori casa. È un po' come una cosa per lo stile.
Andiamo a vedere il 4 di coppe. Se non avete figli, io la sento molto orientata come se fosse una stesa, diciamo, romantica, dove potreste effettivamente conoscere una persona ad una cerimonia, ad una festa, ad una sagra, ad una riunione familiare, attraverso degli amici potrebbe anche essere, ehm, che secondo me all'inizio potreste proprio un po' respingere. Qui abbiamo per il 4 di coppe, il 4 di bastoni, il cavaliere di spade, il 10 di coppe e il re di coppe. Sì, io credo che potreste come... Guardo il giudizio e mi viene da dire giudicare questa persona o giudicare la sua situazione. Andiamo a vedere il giudizio, perché può anche essere una presa di consapevolezza e considerato che il sole è una delle carte che fa riferimento alla chiarezza mentale, effettivamente potrebbe anche essere così. Qui abbiamo un fante di coppe e un 6 di pentacoli. È come sento che qualcuno di voi è in un momento trasformativo dove potrebbe ricevere degli aiuti, ma no, grazie, voglio farcela da solo o da sola. È come se con questo giudizio vi arriva come una visione di insieme che probabilmente le persone che vogliono aiutarvi non hanno e quindi è come se volete non farvi influenzare da certe idee. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Imperatrice e che voi state e amanti. Secondo me, ragazzi, è un periodo prospero. Nuovi progetti, nuova chiarezza mentale. Qui, qualsiasi siano le cose che avete già in piedi, c'è come una crescita o una stabilizzazione. Andiamo a vedere gli amanti. Re di spade. 5 di coppe e 8 di pentacoli. Si tratta di riportare in piano certi vuoti con il lavoro costante, con delle regole. Se per esempio il figlio, la figlia fosse partito per qualche università, potreste avvertire come un vuoto all'interno della casa o magari se la vostra persona di interesse ha organizzato le vacanze, per esempio coi figli, potreste non vedervi per un po' e sentire come una specie di vuoto. Si tratta di andare a colmare questi vuoti giorno dopo giorno, facendo cose nuove fondamentalmente. Andiamo a vedere la stella. 9 di coppe. Sì, ma sento che starete bene. In questo periodo vi occuperete delle vostre cose. Mm, 9 di coppe, 6 di coppe. Vi sento star bene, ragazzi. Vi sento ritrovare o comunque essere in una fase abbastanza, cioè è come se ritrovaste l'armonia per certi versi e o una diversa armonia nel caso, perché comunque non è che foste in disarmonia all'inizio del mese, eh. Più che tutto c'è forse questo momento trasformativo, di cambio, ehm, che potrebbe un po' sfidarvi, però sento che poi alla fine starete bene. Andiamo a vedere il 3 di bastoni perché è una carta che mi dice, ehm, qua abbiamo il 2 di bastoni, che mi dice che c'è bisogno come di guardare al futuro.
ruota della fortuna. Qualcosa cambia, amici dei gemelli, e asso di denari. Potrebbero arrivare anche dei soldi in più, nuovi inizi, nuove opportunità, nuovi aiuti che vi permettono di guardare nel lungo periodo. Si vede la luce, ok? C'è la carta del sole, è come se finalmente tutto fosse più chiaro, tutto fosse più definito, è come se aveste capito da che parte vi foste incastrati, per esempio, no? Comunque lo sento molto molto positiva, la parte finale della lettura, c'è espansione, ci sono nuovi inizi, c'è abbondanza anche economica, perché con la ruota della fortuna potrebbero arrivare dei soldi in più. Mm. Va bene, ma andiamo a vedere settore per settore. E qui ragazzi ho una specie di novità, ho preparato queste slide artigianali perché mi rendo conto che io non ho tempo di riascoltarmi tutti i video e di mettervi il minutaggio, però mi rendo anche conto che se per esempio vi interessa solo, non lo so, la parte delle coppie clandestine, ascoltarvi anche tutto il resto diventa un po' pesante. Quindi sul video c'è la timeline che diventa rossa man mano che ascoltate il video. Con il dito semplicemente appoggiate il dito sul cursore e lo spostate al settore di riferimento che vedrete poi comparire qua man mano, ok? Così dovrebbe essere un po' più snello per tutti. Fatemi poi sapere se vi trovate bene. Allora, partiamo dai disoccupati. Per i disoccupati sento che, guardate, ho belle notizie per tutti in realtà, perché secondo me possono arrivare dei contratti anche nel lungo periodo, potrebbero esserci già dei nuovi inizi in questa parte di agosto, quindi nella prima metà di agosto, sono occasioni che non vedete arrivare, sono nuove possibilità, contatti, potrebbero essere zone che non avete mai valutato e magari ci passate per caso e vedete che quell'attività sta cercando. Insomma, ci sono ottime probabilità di poter iniziare qualcosa di nuovo. E poi oltretutto c'è anche la carta del 6 di Pentacoli, quindi secondo me potrebbe anche essere qualcosa che ha una certa continuità nel lungo periodo. Parliamo di dipendenti, periodo idilliaco sento per i dipendenti, anzi vi dirò che per qualcuno potrebbe arrivare una promozione inaspettata, anche qui soldi che arrivano, ma lo andiamo a vedere poi nei soldi, ci sono come dei riconoscimenti che potrebbero arrivare in più e che non vi aspettate, anzi vi dirò che con questo Papa a qualcuno di voi potrebbe essere proposto di seguire certi gruppi. Non vedo tanto il tema del trasferimento, se per caso è quello che state aspettando. Se state aspettando dei rinnovi di contratto, sì che arrivano. Parliamo dei lavoratori autonomi e anche qui sento occasioni fortunate. È come se steste lasciando indietro qualcosa per far sì che entri qualche cosa di nuovo ed effettivamente entrerà. Sarà un po' qualche cosa che potrebbe cambiare, secondo me, di parecchio la vostra situazione aziendale o lavorativa. Potrebbero anche esserci come dei turni nuovi, ma sento che in qualche modo vi aiuterà a prosperare. Può anche essere una nuova idea, un nuovo prodotto con questo asso di pentacoli, potrebbe essere un nuovo servizio, potrebbe essere un qualche tipo di regalo o di omaggio che farete voi ai clienti vendendo le vostre cose e questo darà come un giro alle vendite, al fatturato. Parliamo di progetti, anche qui sento che progetti o figli, ma i figli magari lo vediamo poi anche dopo. Allora, per quello che riguarda i progetti, anche per voi sento come dei risvolti positivi e inaspettati. Vi dirò che qualcuno potrebbe decidere di ricominciare a studiare, di iniziare qualche nuovo percorso. Qualcuno studierà finanza, studierà come investire in borsa, studierà come accrescere il proprio patrimonio. Però è come se fosse, se ci fosse un momento dove state raccogliendo informazioni e dati per fare come un passo successivo. Se state cercando di vendere un prototipo o avete progetti di questo stile, dove create una cosa, vendete quella cosa lì, finito,
cioè roba non continuativa intendo, può essere un periodo molto molto positivo anche per quello. Mi parlano di aste, quindi può essere interessante fare un'asta magari per quel prototipo, vedere chi offre di più. Parliamo di figli, visto che la parola figli e progetti possono essere interscambiabili. Ehm, allora, sento che qualcuno avrà come una sorta di distacco a livello familiare, quindi sento effettivamente che dei figli potrebbero andare a vivere magari in un'altra città per un percorso di studi, per questioni lavorative, perché ne hanno voglia. È come se uscissero dal nido. Io non credo che tutti voi siate come d'accordo sul tipo di scelta che potrebbe fare il figlio o la figlia, però è la loro vita. Ok, per quello che riguarda il denaro, allora denaro lo vedo in abbondanza, ragazzi, c'è il sole, è in crescita, qua finiamo con tutte queste belle carte, quindi potrebbero arrivare soldi in più, premi, sì, per qualcuno potrebbero anche essere rimborsi, regali inaspettati e sento che sarà necessario per voi, soprattutto se avete debiti, liberarvi prima da certe cose vecchie con questo denaro in più che arriva e poi vi potrete come godere i capricci. Guardate che asso di denari e ruota della fortuna promette veramente tanti soldi. Potrebbe anche essere una gratificazione una tantum, per esempio. Una vincita al gioco, sì, ce la stravedo. Parliamo di relazioni, andiamo coi single e qui ragazzi vi devo dire che già a inizio mese, secondo me, se non avete nessuno in testa, potrebbe entrare questa regina di pentacoli. Diciamo che può essere una conoscenza che farete o attraverso degli amici o attraverso qualche riunione familiare, qualche cena, qualche sagra. Se avete figli, potrebbe essere tipo al parco giochi dove portate sempre vostro figlio o vostra figlia, perché c'è un tema lì intorno, come se questa persona la conosceste grazie a un posto che frequentate per i vostri figli. Io ho l'idea che all'inizio di questa conoscenza possiate come respingere l'altra persona. Cioè ho come la sensazione che siete ancora in questa fase un po' di purga, stiate ancora un po' cercando di capire da che parte andare. Poi, durante questo periodo, sì che capirete cosa costruire, quali possono essere le basi, come creare qualche cosa. Cioè avete due volte la carta degli amanti, ragazzi, voglio dire. Qui si parla sia di amor proprio, ma anche di amore un po' più in senso romantico, se vogliamo. Quindi c'è una buona prospettiva di sviluppo, c'è come questo cambio, se vogliamo inaspettato, dove c'è un inizio concreto con questo asso di pentacoli, ragazzi. Per chi è in una relazione, allora, c'è qualcosa qui da risolvere, c'è qualcosa da chiarire, è come se si dovesse riportare un po' l'equilibrio. Mm. Diciamo che ho come l'idea che riuscirete comunque a trovare un equilibrio lavorando sulla relazione giorno dopo giorno. Qui ho come l'idea che potreste dover lasciar perdere certi obiettivi all'interno della relazione eh, perché probabilmente non è quello che volete entrambe. E allora, diciamo, cambiando, trasformando questi obiettivi si riesce come 6 di pentacoli, amanti, amanti, sono 3-6,
si riesce a ricreare come un'armonia, un equilibrio. Qui anche avete un 6 di coppe. Io credo che per qualcuno di voi ci sia come la speranza di creare qualcosa con la persona che state frequentando, e potrebbe essere una famiglia, potrebbe essere il tema figli piuttosto che il matrimonio, però probabilmente o non è ancora il momento o dovete proprio togliervi dalla testa di compiere questo sogno, perché queste due sono due carte di sogno e la stella al contrario mi dice che non c'è speranza. Quindi o cambiate i vostri obiettivi, quello che volete per stare con questa persona, o cambiate la persona per raggiungere i vostri obiettivi. Cambia qualcosa, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Allora, parliamo di clandestini, indefiniti o relazioni complicate. Anche qui qualcosa dovete lasciarlo indietro, qualche aspettativa, qualche disegno che si è creato nella vostra testa ha bisogno di essere abbandonato, perché sento che capirete, secondo me, vedrete chiaro il perché non si può sviluppare quella roba lì, e quindi o comincerete tipo con un altro tipo di visuale, di visione, di dinamica. Tenete presente che la ruota della fortuna parla di schemi di comportamento, di karma. Quindi qui è come se bisognasse iniziare qualche cosa di diverso, un nuovo modo di comportarsi, un nuovo modo di vedere le cose, nuove aspettative, però crearsi aspettative è sempre un po' pericoloso. Io sono quella che deve soddisfare le mie aspettative e non sono tenuta a soddisfare le aspettative degli altri. Quindi anche lì, verso chi vi create aspettative? Perché il 10 di bastoni è un po' la carta di chi deve lasciarsi indietro sia i pesi, le responsabilità, ma anche le aspettative. E c'è qualcosa, essendo girato al contrario, che fate fatica a lasciare andare. Qui abbiamo figli e matrimonio, quindi per lì andiamo. Fatemi sapere. Andiamo alla famiglia. Allora, qui sento che è un periodo da gestire, sinceramente, soprattutto se magari avete i genitori di una certa età, vogliono andare in vacanza da soli ancora, oppure siete voi genitori, avete i figli giovani, vogliono andare in vacanza. Ci sono come dei temi lì intorno da, mi viene da dire, placare. Non che ci siano problemi, però è come se doveste comprendervi un po' di più, probabilmente, parlare un po' di più, calmarvi. Calmarvi nel senso di affrontare le cose senza discutere, senza alzare i toni. Ok, andiamo a vedere un po' Osho che cos'altro ha da consigliarvi. Esaurimento, che è un 9 di bastoni. E partecipazione. 4 di bastoni che avete qui. Io sento che avete bisogno di prendere i vostri spazi. Siete stanchi. Avete bisogno di vederci chiaro. Qualcuno di voi ha anche bisogno di divertirsi, di smettere di pensare al lavoro, al denaro, ai pensieri, il togliersi le responsabilità, il togliersi i pesi che vedevamo qui, Mi viene anche un po' da dire, provate a partecipare in feste, cene o cose di questo stile, dove siano gli altri a organizzare, in modo da godervi la serata, ecco, o la giornata. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail o via WhatsApp. Diversamente potete anche fare questo percorso per conto vostro abbonandovi al canale. Anche in quella sezione tratto le credenze limitanti, però lì la formazione è ben più vasta, perché tratto temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, ho iniziato adesso una playlist di ermetismo, insomma
è tanto tanto materiale che praticamente tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate dall'1 al 4, sono 5 ma sono numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in due, 3A e 3B, andrebbero viste parallelamente. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!